Ciao lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un video recap del metà del 2020 perché finalmente siamo a metà anno, visto che questo 2020 è tremendo per tutti e almeno io non vedo l'ora che finisca, non so ditemi voi anche se la pensate come me. Per fortuna per quanto riguarda i libri e le letture almeno è stato un buon anno, almeno in quello. Anche se insomma abbiamo avuto tutti i libri postdatati a causa della pandemia, ma insomma piano piano stanno arrivando, per cui possiamo dire che è stato un buon anno dal punto di vista letterario, almeno quello. Ho deciso di portarvi il Mid-Year Book Tag che ho visto sul canale di Mirko Smith, che è praticamente il recap delle letture con 12 domande, il recap delle letture di quest'anno, di questo metà anno. Quindi partiamo subito senza indugiare oltre, perché vi dovrò parlare di tantissimi libri, con la prima domanda. Il miglior libro che hai letto per ora nel 2020. Io devo dire, per fortuna, che questo anno è stato un buon anno per quanto riguarda i libri. Ho letto poche cose veramente brutte, per fortuna, e molte cose veramente belle. A questa domanda ero tentata di rispondere Loki, ma bisogna essere obiettivi, perché questo qui, perché è sicuramente un libro che ho apprezzato, però non è il più bello letto quest'anno, ma il più bello letto quest'anno è sicuramente questo, La nona casa, di cui se mi seguite sul canale avete appena visto la recensione. Ad ogni modo, La nona casa della Bardugo. In questo book tag, guarda caso, si parlerà molto della Bardugo. È una adult fantasy con un po' di horror, un po' di thriller, un po' di tante cose. Sicuramente un libro non adatto a tutti i lettori, proprio perché è un libro sicuramente più adulto rispetto a quelli che a cui la Bardugo ci ha abituato, ma sicuramente per me è la miglior lettura dell'anno. Mi è piaciuto tantissimo, è il primo di una saga che non si è ben capito quanti saranno. Inizialmente dovevano essere 5, adesso con l'acquisto dei diritti da Netflix potrebbe variare, ma ad ogni modo io non vedo l'ora di leggere il secondo. Non vi dirò molto perché sul canale trovate la recensione, che ve la metto nelle schede giù nell'info box, se non che tutto ruota intorno alla ricerca del colpevole di un omicidio da parte di questa ragazza che si chiama Alex Stern e che ha la facoltà di vedere i fantasmi. In realtà è molto riduttivo perché in questo libro c'è veramente tanto, quindi se siete curiosi vi dico andatevi a vedere la recensione. Vi dico soltanto che è un libro meraviglioso, anche se, ripeto, non è adatto a tutti i lettori, perché è un libro veramente adulto anche per i temi affrontati e anche perché la Bardugo non ci risparmia niente, c'è tanta violenza, tante situazioni particolari. Ad ogni modo, se siete curiosi andatevi a vedere la recensione di questo libro. Ho deciso che oltre al miglior libro dell'anno, alla prima domanda risponderò anche con i miglior fumetti di quest'anno, con il miglior fumetto di quest'anno letto, che per me, se mi seguite sul canale già lo saprete, è sicuramente Buffy l'Ammazzavampiri. Il primo numero del reboot, che io ho adorato, meraviglioso, è il reboot della famosa serie di Buffy, reboot ambientato nei giorni nostri, quindi ovviamente c'è molto cambiamento rispetto a quello a cui siamo abituati, però ritroviamo tutti i personaggi storici della serie, quindi Buffy, Angel, Spike, Cordelia, la Scooby Gang, insomma di tutto. Sicuramente una grandiosa lettura per chi conosce la serie, un buon fumetto per chi la serie non la conosceva e magari vuole leggere qualcosa riguardo vampiri, ammazzavampiri e quant'altro. Però per chi era amante della serie io vi dico non fatevi mancare questo volume, perché è splendido. Io ce l'ho con la cover regular, ma è uscita anche con una variant e a breve, a luglio, dovrebbe uscire il 2, quindi non vedo l'ora anche in quel caso di andarmelo a leggere. L'edizione poi è molto bella, all'interno i disegni si presentano così, con uno Spike favoloso. Io ero Team Angel, però questo volume mi fa rivalutare decisamente Spike. Alla fine del volume troviamo anche la cover gallery che diciamocelo non guasta mai, anche perché le cover sono una più bella dell'altra. Questa che vedete qui, se riesco a inquadrarla, è la variant cover di questo numero,
e poi ci sono tutta una serie di cover, una più bella dell'altra. Mi è piaciuta tantissimo sia la storia, che i fumetti, che i colori, che lo storytelling. Questa cosa non me la sentirete dire spesso nei fumetti, quindi per gli amanti di fumetto, per gli amanti della saga di Buffy, è sicuramente un volume che vi consiglio, ma anche qui trovate la recensione e ne ho parlato nel book haul. Ad ogni modo vi metto la recensione nelle schede e giù nell'info box se siete curiosi di andarvelo a vedere, perché ovviamente l'ho adorato, non per niente è il miglior fumetto letto quest'anno, anche se devo dire quest'anno non sono stata brava, non ho letto molti fumetti, vedremo di recuperare quest'estate, anche se vi preannuncio che quest'estate uscirà Il Mondo. Passiamo alla seconda domanda: il miglior sequel che hai letto nel 2020. Ovviamente non l'ho messo nei migliori libri perché insomma forse ho preferito La Nona Casa, ma non posso non mettere questa altra meraviglia qui, e continuiamo a parlare della Bardugo. Regno Corrotto, secondo libro conclusivo della trilogia di Sadie Corvi, ambientato nel Grishaverse. È uno young adult fantasy dove c'è tutto questo gruppo di ragazzi, sono 6 ragazzi che sono quelli che troviamo nel Sadie di Corvi. Che cosa succede più o meno non ve lo posso dire, perché vi dovrei spoilerare il finale di Sadie Corvi, quindi sapete che io non faccio spoiler. Vi posso dire però che in questo libro ci sono tante avventure, tanto amore, tanta passione, tanti intrighi, tanti capovolgimenti di storia, insomma un libro meraviglioso, dove sicuramente la cosa più bella, oltre al fatto che la Bardugo è bravissima a creare questo world building del Grishaverse, la sua caratteristica fondamentale, io lo dico sempre, è creare dei personaggi meravigliosi a cui ti devi affezionare per forza, e quindi questo libro fa soffrire tanto. Chi l'ha letto lo sa, è una grande sofferenza. È uno dei libri più belli che ho letto quest'anno, sicuramente per me decisamente un passo oltre Sadie Corvi. Anche di questo c'è la recensione sul canale, ve la metto sempre nelle schede giù nell'info box se siete curiosi di andarvela a vedere. No, ho detto una bugia, non c'è di questo, c'è del Sadie Corvi, quindi vi metto la recensione di Sadie Corvi e credo di avervene parlato in qualche wrap up, credo. Comunque recupero qualcosa dal sito perché la mia memoria da ormai anziana facilecca, e ve la metto comunque nelle schede nell'info box. Sicuramente vi linkerò sotto nell'info box la recensione di Sadie Corvi, perché Regno Corrotto va letto dopo aver letto Sadie Corvi, perché sarà una trilogia, partire da questo non avrebbe assolutamente senso. Non so se l'ho detto, ma è uno young adult fantasy, quindi ancora un fantasy della Bardugo, che è meravigliosa, eccezionale, bravissima, fantastica, leggetevi la Bardugo. Arriviamo alla terza domanda: nuova uscita che ancora non hai letto ma che hai voglia di leggere. E qui c'è da dire molto, perché ho fatto un po' di ordini e alcune cose non le ho ordinate in libreria, alcune cose ovviamente sì in italiano, alcune cose no. In particolare di questi 2 libri di cui vi parlo non l'ho ordinati in libreria perché uno è in inglese e quindi niente, Amazon, l'altro ho il sentore che sia in una bookish box quindi ho aspettato per acquistarlo. E sono il primo, quello in inglese, The Court of Miracles, la Corte di Miracoli, che dovrebbe essere un retelling del Gobbo di Notre Dame, insomma ha a che fare con comunque con Parigi. E niente, io appena ho letto, ho saputo dell'uscita di questo libro, me ne sono innamorata. Volevo comprare la versione americana, ero molto indecisa, alla fine ho preso la versione inglese perché sembra bellissima esteticamente. Sto aspettando che mi arrivi, dovrebbe arrivarmi la prossima settimana, quindi lo vedrete sicuramente nel prossimo book haul e sicuramente sarà una delle mie prossime letture, per forza, perché così su carta sembra un libro bellissimo. Staremo a vedere, perché quando sembrano bellissimi a volte escono fuori grosse delusioni. L'altro libro è in italiano invece, e io ho il sentore che sia in una bookish box che ho preso, quindi ho aspettato per acquistarlo, che è La città di Ottone, un'uscita di giugno che aspettavo con ansia, con questa cover meravigliosa che abbiamo qua, che è la stessa cover dell'uscita americana. E insomma, vabbè, che vi devo dire, il libro è splendido, è splendido sulla fiducia, per cui va bene, me lo leggerò. È ambientato in un Egitto dell'800, dove c'è questa protagonista che non crede nella magia, ma che a un certo punto evoca un djinn e quindi si trova faccia a faccia con la magia. Non so altro se non che ha questa ambientazione alla Aladino,
il che insomma ovviamente presuppone che mi debba piacere per forza, e quindi sicuramente sono i due libri che sono già usciti, che non ho e che non vedo l'ora di leggere. Quarta domanda: nuova uscita che attendi con trepidazione per la seconda metà dell'anno. Anche qui ci sono due uscite, di una ve ne ho già parlato perché è Midnight Sun, eccola qui con la cover, che è sono due uscite trash, ve lo dico subito. Questa è la storia di Twilight raccontata dal punto di vista di Edward, quindi niente di nuovo. Secondo me sarà anche un libro un po' bruttino perché non ci racconta nulla, però è Twilight, non vedo l'ora di leggerlo e io mi aspetto tanto trash da questo libro. Chissà se mi deluderà, speriamo di no. L'altro libro che non vedo l'ora che esca e che voglio leggere, che troverete tra le uscite di luglio, è il primo della serie di Crescent City, eccolo qua, della MAF. Io sapevo che sarebbe uscito in italiano e quindi, malgrado è uscito da poco in inglese e mi interessa tantissimo questo libro, ho deciso di aspettare. Che cosa mi aspetto da questo libro? Tanto trash, e è esattamente quello a cui la MAF ci ha abituato. So soltanto che parla di fate, ovviamente, come al solito, ci sono i lupi mannari e quindi io già sono una fan. La MAF, lupi mannari, fate, basta, non serve sapere altro. So che è un mallozzone di tante pagine e ho deciso di aspettare a leggerlo in italiano perché leggere un volumone di tante pagine in inglese di trash non so se sarei arrivata alla fine, e quindi ho deciso di godermelo in italiano. È sicuramente una delle uscite di luglio che voglio leggere per prima. Peccato che a quanto pare lo stamperanno in flessibile. Io mi chiedo perché io per queste cose trash voglio una bella edizione di quelle cartonate da tenere in libreria, insomma da rimirare. Niente, sarà una flessibile, ve lo dico subito, da circa 700 e passa pagine. Anche questo è il primo di una serie, quindi aspettiamo che la massa ci sforni successivi con tanta trepidazione, e io già lo so che leggerò anche i prossimi, perché è così. Quinta domanda: peggior libro letto finora. Ahimè, io devo metterci un libro che esteticamente è bello, ma che non balla. No, non è vero, non è un brutto libro, è un libro non adatto a me. Questo è il libro in versione Illumicrate ed è bellissima questa versione. Dovrebbe essere la versione inglese, però è quella dell'Illumicrate, quindi ha delle cose in più rispetto alla versione classica, perché è un'edizione da collezione che si trova nelle Bookish Box. Infatti è anche autografato dall'autrice, ecco qua. Era un libro su cui purtroppo io ero partita con aspettative alte, perché parla dei fratelli Grimm, anzi di uno dei fratelli Grimm, delle favole dei fratelli Grimm, delle favole in generale. E niente, mi aspettavo tanto perché sono un'appassionata dei fratelli Grimm e delle loro favole, e invece è stata una delusione cocente. L'ho trovato banale, lento e mi ha annoiato sinceramente, ma anche di questo c'è la recensione sul canale che vi metto nelle schede e nell'info box. Io ripeto, è una lettura che probabilmente non è adatta a me e che non è un libro brutto, ma non è un libro per me. Se voi invece lo avete letto e vi è piaciuto, scrivetemelo sotto nei commenti, così insomma, anzi scrivetemi anche che cosa vi è piaciuto del libro, perché magari io proprio non l'ho capito, mi sono distratta troppo, forse nella lettura non mi è piaciuto. Comunque racconta questo libro, ispirandosi ai fratelli Grimm, la storia di 4 sorellastre che hanno dei poteri magici che non sanno di avere, e che compiuto il loro 18° compleanno si troveranno ad affrontare il loro vero padre, che è appunto uno dei fratelli Grimm, e che praticamente tenterà di ucciderle. E inoltre queste ragazze hanno la capacità di muoversi tra i mondi, tra il nostro e un mondo dei sogni. Il mondo dei sogni è la cosa più, questo mondo in cui loro possono andare, è sicuramente la cosa più bella, perché è descritta come tutto bianco, come questi petali bianchi che scendono. È sicuramente la cosa secondo me più riuscita per i miei gusti. Per il resto l'ho trovato banale e non mi ha divertito affatto. Sesta domanda: miglior sorpresa. E io niente, non ho nulla da dire perché ho sempre aspettative troppo alte sui libri e quindi mi deludono, ma piuttosto non mi sorprendono, nel senso che prima mi lascio tanto entusiasmare, e quindi non ho un libro miglior sorpresa di quest'anno. Settima domanda: nuovo autore preferito. E che banalità che è la Bardugo, esattamente come ho finito l'anno scorso. I miei due grandi amori sono William Shakespeare, tant'è che il figlio l'ho chiamato William proprio per questo motivo, e la Bardugo, e quindi
anche quest'anno miglior autore per me è la Bardugo, però dare questa risposta è banale perché la domanda è miglior autore scoperto nel 2020, ma tanto non... No, per me sarà sempre ogni giorno, ogni libro della Bardugo è una scoperta, quindi la Bardugo è scoperta nel 2020, i libri della Bardugo del 2020, e così è. Però, ripeto, sto barando, dando questa risposta. Ottava domanda, nuovo personaggio preferito, anche qui parliamo della Bardugo, parliamo nuovamente della Nona Cava, il mio personaggio preferito di quest'anno, dopo che quello dell'anno scorso è stato sicuramente Catsbreaker, sempre della Bardugo, che è la protagonista, uno dei protagonisti della trilogia dei Sei Corvi. Quest'anno sicuramente per ora il mio personaggio preferito è Alex Stern, il cui vero nome in realtà è Galaxy. Personaggio molto controverso, molto grigio, che insomma non è proprio un personaggio positivo, ma che ho adorato dall'inizio alla fine del libro. Meraviglioso, un personaggio veramente splendido. Nona domanda, un libro che ti ha fatto piangere. Io non sono avvezza a piangere con i libri, solitamente quando i libri mi fanno piangere li chiudo e passo oltre, quindi li interrompo lì perché di solito è sinonimo di tanta tristezza. Probabilmente Il Regno Corrotto ci è andato molto vicino con la morte di uno dei protagonisti alla fine del libro, chi l'ha letto lo sa, ma non vi dirò chi è perché sarebbe spoiler. Però insomma non c'è un libro proprio che mi ha fatto piangere, per fortuna. Decima domanda, un libro che ti ha reso felice. Tutti, io appena ricevo i libri per me è sempre una gioia, quindi dal primo all'ultimo mi danno tanta emozione, mi divertono, mi piacciono, anche quando non mi piacciono, anche nel caso di The Sister Scream, che non mi è piaciuto, però mi ha comunque emozionato, quindi mi danno gioia e quindi per me tutti. Undicesima domanda, il libro esteticamente più bello, di portarvi un libro, è un fumetto comprati quest'anno, usciti quest'anno, che secondo me sono i più belli che ho acquistato quest'anno. Nel caso di libri è questa edizione della Bella e la Bestia dell'Ippocampo, ve ne ho già parlato in qualche book haul, in realtà lo devo ancora leggere, ma è la versione di Villeneuve che cercavo da tanto della storia della Bella e la Bestia, perché quelle in commercio che abitualmente si trovano sono la versione di Beaumont, che è un po' più moderna rispetto a questa, e questa è una versione un po' più estesa, insomma ha delle differenze, ma quando avrò finito la lettura ve ne farò un video dedicato apposta. È la versione dell'Ippocampo con le illustrazioni di Mina Lima, ha delle pagine interattive all'interno, insomma di cartotecnica, delle cose meravigliose, cioè una cosa più bella dell'altra, ogni pagina vedete che belle, sono veramente interattive e una più bella dell'altra. Queste edizioni in generale che sta facendo l'Ippocampo delle favole sono veramente qualcosa di meraviglioso. Ecco qua. E questa versione della Bella e la Bestia è veramente splendida. Hanno un costo importante perché questo costa 28 euro, però secondo me li valgono tutti. Innanzitutto non sono poche pagine perché sono circa 200 pagine, ma poi la cura nei dettagli di questo volume è incredibile. Guardate, ogni pagina di cartotecnica, di elementi in più, ha anche dei fogli protettivi che servono a far sì che non si rovinino col tempo. Veramente l'Ippocampo sta facendo queste edizioni che sono qualcosa di meraviglioso. Probabilmente ne vorrò prendere qualcun'altra. Ovviamente ho preso La Bella e la Bestia perché volevo leggermela in questa versione, perché è una favola a cui sono particolarmente legata, ma ce ne sono anche altre tipo Il Giardino Segreto, Peter Pan, insomma, e sono una più bella delle altre. Altro volume che vi porto come volume più bello di quest'anno, ma in questo caso di fumetti, è questa ristampa del volume di Loki in questa versione qua. Anche di questo ve ne ho parlato in un comic haul o un book haul, insomma è uno dei due, della storia di Rhodey con i disegni di Ribic in una versione, ragazzi, probabilmente io sono condizionata dal fatto che è una delle storie a fumetti in assoluto di tutti i tempi che preferisco, sicuramente nella mia top 5 se non una top 3. Però questa versione è bellissima. Innanzitutto vi mostro le pagine all'interno. È la storia in cui Loki praticamente sconfigge Thor e diventa re di Asgard, e con tutte le conseguenze del caso, ma è una versione bellissima. Innanzitutto quando apriamo abbiamo questa immagine enorme qui, il libro è veramente grande, ragazzi, cioè
a prescindere dalla storia, proprio la dimensione enorme del libro ti permette di goderti le tavole in un modo meraviglioso. Alla fine troviamo anche degli sketch preparatori al volume, che sapete che è una cosa che io in generale apprezzo nei volumi, e la cosa splendida di questo volume è che questa cover, questa sovraccoperta si toglie, ecco qui, e diventa un mega poster. Vediamo se riesco a farvelo vedere, insomma un mega poster enorme, bellissimo, è alto quasi quanto me, quindi non ve lo apro tutto perché è veramente enorme, ma è un'edizione veramente fantastica, al costo mi pare di 23 euro, per la Panini Comics, quindi secondo me è il fumetto esteticamente più bello, ma anche di storia, che ho acquistato quest'anno. Questo è tutto. Io le domande di questo book tag di metà anno ve le metto giù nell'info box, quindi se avete voglia di rispondere anche voi come sono stati i primi 6 mesi dell'anno dal punto di vista letterario, perché lasciamo perdere il resto della vita, visto quello che succede nel mondo, credo sia stato un annaccio per tutti, però almeno dal punto di vista letterario fatemelo sapere con un commento giù nell'info box e rispondete alle domande e fatemi sapere insomma quali sono stati i vostri migliori, peggiori libri, letture di quest'anno. Io al solito vi invito a sentirvi tutti taggati da questo book tag, quindi se vi va di rispondere alle domande con magari un video o sul vostro blog fatemelo sapere, linkatemelo sotto nell'info box che me lo venga a vedere volentieri, e in particolare io link il canale di Tales of Seeker e il canale di Alessia Di Fiore se vi va di partecipare a questo book tag. A me farebbe piacere, così mi venga a vedere le vostre risposte per questo metà anno che sono molto curiosa, ma siete, ripeto, tutti invitati a rispondere alle domande del book tag. È diventato un video lunghissimo, ma è così, troppi libri di cui parlare, andrei avanti per altre 2 ore, quindi decisamente mi fermo qua. Auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!